Quello che vediamo qui è la nuova interfaccia dell'ambiente di lavoro del programma Tremovie. Abbiamo già aperto un nuovo lavoro e troviamo un ambiente vuoto, pronto a ospitare l'importazione di un nuovo DXF. Qui il comando di importazione del DXF. Scegliamo un DXF da importare, scegliamo il fattore di scala e ne confermiamo l'inserimento in punto dell'area grafica. Partendo da questo DXF è possibile utilizzare dei comandi tutto sommato già noti dalle precedenti versioni per andare a rilucidare la pianta del nostro edificio. Quindi andiamo semplicemente a utilizzare degli snap alla grafica che già conosciamo. Con questa operazione andremo a inserire il tracciato di tutte quante le pareti all'interno della nostra struttura. In seguito all'inserimento è molto facile notare errori di input conseguenti a DXF non corretti o click eseguiti in modo un po' troppo rapido. Queste modifiche possono essere apportate semplicemente con i nuovi comandi che come vantaggio danno delle potenzialità di editing che permettono di riparare errori di input nella modellazione e nel tracciamento degli assi delle pareti. Vediamo ad esempio l'inserimento di questo allineamento della parete che è stato cliccato in un punto che non è collegato. Il tracciamento sul DXF era impreciso, mancava il collegamento della parete secondaria con la parete perimetrale. Possiamo andare ad agire su un'operazione di sposta nodo per andare a collegare e a connettere le pareti principali. Queste due pareti appaiono apparentemente dislineate senza un'effettiva necessità pratica, quindi per rappresentare uno schema più sintetico ma più esaustivo è sufficiente utilizzare la nuova funzionalità di rettifica pareti che permette la selezione consecutiva di più pareti e l'individuazione di una retta direttrice sulla quale si andrà a rettificare una sequenza di pareti precedentemente inserite. L'operazione di rettifica ha chiaramente prodotto il distacco di una delle pareti dal nuovo allineamento, ma si risolve tale problema con molta semplicità con un classico comando di estendi. Quindi questa semplice operazione permette di correggere l'input grafico precedentemente individuato. Ci spostiamo ora in struttura. Utilizziamo il comando che già tutti conosciamo per l'assegnazione degli attributi degli oggetti strutturali, andando a selezionare tutti gli elementi della nostra pianta e andando a definire ad esempio le caratteristiche come muratura, pannello murario. Mettiamo lo spessore del pannello murario 30 cm, confermiamo su OK. La fase successiva sarà chiaramente l'inserimento delle aperture, quindi il comando foro, dimensioni delle aperture e usiamo il snap alla grafica per andare a inserire le aperture all'interno del nostro modello. Quindi andiamo a cliccare in vari punti per inserire le bucature. Vogliamo mettere delle porte, basta cambiarne le dimensioni all'interno dell'apposita finestra. Tornare nell'area grafica e cliccare nel punto di interesse per andare a inserire l'apertura corrispondente. L'inserimento dell'apertura può avvenire anche in un modo molto più comodo. Ad esempio, se non conosciamo con esattezza la larghezza dell'apertura, basterà semplicemente richiedere non l'input data la larghezza, ma l'input per due punti. Questo input avviene mediante il clic diretto nell'area grafica e la selezione dei due estremi dell'apertura. Questa operazione rende molto più agevole l'inserimento consecutivo di diverse aperture la cui dimensione non è conosciuta a prescindere o che semplicemente ci siamo dimenticati di quotare direttamente all'interno del nostro DXF. Definiamo ora il solaio che copre l'intera area dell'edificio, quindi col comando solaio si può andare a scegliere oltre alla classica tipologia impalcato rigido, una delle svariate tipologie presenti all'interno della finestra per la definizione della tipologia degli orizzontamenti. Scegliamo ad esempio l'inserimento del classico laterocemento, andiamo a inserire le dimensioni, confermiamo e andiamo a rilucidare il perimetro di interesse cliccando sugli estremi che lo delimitano.
diamo una direzione d'orditura, ad esempio perpendicolare a questa parete, settiamo i valori dei carichi permanenti, accidentali, coefficienti moltiplicativi e quant'altro e confermiamo su OK l'inserimento. Il passaggio successivo può essere ad esempio operare in termini di modifica sulla pianta, ad esempio ipotizziamo di aver deciso in un secondo tempo di voler aggiungere questa parte esterna alla struttura costituita da 2 travi in legno e un pilastro in muratura. Questa operazione è eseguita con facilità spostandoci nell'ambiente pareti e usando un apposito comando di raccorda, quindi raccordiamo le 2 pareti e andiamo a vederne direttamente l'inserimento. Torniamo nell'ambiente struttura e utilizziamo il comando che permetterà di andare a definire le caratteristiche di questi 2 oggetti strutturali assegnandoci le caratteristiche di una trave in acciaio o legno. Quindi scegliamo tipologia legno, andiamo a metterne le dimensioni e confermiamo l'inserimento. Nel secondo tempo possiamo aggiungere anche un pilastro sul nodo di interesse e andare a scegliere le caratteristiche, ad esempio in muratura, mettendo un pilastro ad esempio 60x60. Confermiamo su OK. A questo punto, una volta inserito questo nuovo vano, è palese la necessità di voler chiudere questo ulteriore vano con un altro solaio. Possiamo riutilizzare il comando solaio per chiudere quest'area, oppure possiamo con maggior semplicità andare a cliccare direttamente sul simbolo e andare a dire modifica vertici. La modifica vertici possiamo prendere le maniglie che compaiono e andare a definire il nuovo vertice del solaio, in modo da ridefinire l'area interessata dal solaio che abbiamo precedentemente definito, quindi una nuova potenzialità, un nuovo vantaggio di editing grafico. Per quanto concerne le nuove funzionalità di editing dei solai, in qualsiasi momento è anche semplice decidere di cambiarne la direzione d'orditura dell'orizzontamento semplicemente andandolo a cliccare dicendo orditura e preparandoci a dire che questa volta ad esempio l'orditura è parallela alla direzione selezionata. Il simbolo grafico cambia immediatamente ridefinendo la nuova direzione, quindi non sarà necessario cancellare il solaio e reinserirlo perché ci siamo sbagliati e definire la direzione dell'orditura. A questo punto, andando nella vista 3D, vediamo il risultato così realizzato. Torniamo ora nella vista in pianta e ipotizzando per un momento che il nostro progettista architettonico ci contatti successivamente per comunicarci che c'è stata una variazione per un errore nella tavola grafica e ci rimanda una tavola grafica aggiornata, la cosa che quasi sicuramente dovremmo fare è di andare a sostituire il DXF di sfondo con un nuovo DXF per vedere e apportare le dovute modifiche. Quindi l'operazione molto semplice da eseguire è selezionare semplicemente il DXF nell'area grafica e premere su elimina per andarlo a cancellare direttamente. A questo punto ci predisponiamo all'inserimento di un esempio della nostra tavola DXF aggiornata, quindi la importiamo direttamente all'interno dell'area grafica. Una volta che l'abbiamo importata, l'operazione sarà molto semplice, basterà riselezionarla e dire che la vogliamo spostare. Utilizziamo gli snap alla grafica che con molta semplicità ci permettono di andare a posizionare il nostro DXF nel punto corrispondente. Da questa operazione di traslazione ci accorgiamo che una delle modifiche principali della pianta riguarda l'inclinazione di questa parete, che apparentemente risulta mutata. Non è una grande difficoltà in quanto basta semplicemente spostarsi nell'ambiente pareti, utilizzare di nuovo il comando di spostamento del nodo, selezionare il nodo, riposizionarlo. In seguito a questa operazione vediamo che abbiamo ripristinato correttamente l'allineamento sia della parete che del perimetro del solaio, quindi tutte le modifiche apportate sono andate a buon fine. Notiamo però immediatamente dopo un'altra ulteriore differenza che riguarda il posizionamento dell'apertura. L'apertura è stata spostata un po' rispetto alla versione precedente. Andiamo all'intorno, selezioniamo l'apertura, diciamo sposta come punto singolo,
prendiamo il punto perimetrale dell'apertura e lo andiamo a riposizionare, quindi non è necessario cancellare alcuna apertura, ma basta semplicemente andare a spostarla e riposizionarla nel punto di interesse. Se in seguito a un'analisi più accurata del progetto ci accorgiamo che la stima degli spessori di muro e di qualsiasi altra caratteristica geometrica o meccanica che abbiamo apportato all'interno del modello non era quella idonea, ad esempio abbiamo inserito tutti i muri spessi 30 cm, decidiamo che devono essere tutti quanti spessi 40 cm, una via, quella più standard, sarebbe quella di andare a modificare il singolo muro, quindi cambiandone lo spessore. È sicuramente molto più comodo utilizzare il nuovo ambiente tabellare, che permette di selezionare ad esempio tutti i pannelli murari e andare a individuare lo spessore impostando un valore comune a tutti quanti gli elementi. Ad esempio definisco tutti gli spessori di 40 cm, confermo su ok e decido, il programma mi chiede se voglio applicare tale spessore anche per il sopra e sotto finestra. Chiaramente sì. A questo punto, tornando nell'area grafica, la modifica la si può apprezzare sia da un'operazione standard di modifica del singolo elemento, nonché chiaramente da una vista più solida degli oggetti strutturali da una visione più planimetrica. Con questo avrei concluso, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.